Eclissi potrebbe essere un film d'avventura per ragazzi come E.T. e i Goonies e un po' un thriller psicologico come The Shining di Kubrick. Il corto è ispirato a un racconto di Giancarlo Narciso, anche questo chiamato Eclissi, ed è ambientato nelle valli e nell'alta montagna del Trentino. Oh signora, delle falci di luna, dei cieli stellati, signora dei fiori. Del racconto di dei Giancarlo fertili Narciso mi sono subito piaciuti gli elementi magici, l'eclissi, le strie, ovvero le streghe del folklore trentino, e come poi questi elementi vadano ad influenzare il protagonista. Per quanto riguarda il casting, per motivi di budget e di tempo lo abbiamo condotto principalmente online ed è stato impegnativo perché non avendo la persona di fronte non si capiva effettivamente la fisicità o di come l'attore si muovesse. Però è stato anche molto interessante perché ci ha dato accesso a una serie di talenti e di attori da tutta Italia. Infatti Marco De Francesca, che è l'attore che interpreta il nostro protagonista Remo, vive e lavora a Milano, mentre Leonardo Filoni, uno degli attori adolescenti, viene da Torino. Le prove invece le abbiamo fatte assieme dal vivo. Con gli attori adulti abbiamo parlato molto delle motivazioni dei personaggi, cercando di capire se la logica di questi personaggi fosse plausibile anche agli attori. Preparati che andiamo lo stesso. Prendo le lampade dalla cantina. Mentre con gli attori adolescenti abbiamo fatto dei giochi di improvvisazione senza script, in modo che si appropriassero del personaggio invece che seguire alla lettera il copione. La scena che mi è piaciuta di più di sicuro è quella sulla montagna dove i nostri attori sono morti di freddo, quando tirava un freddo gelido e loro avevano questi vestitini estivi. E Paola Cagliari in particolare stava morendo di ipotermia e ho visto dei bellissimi sguardi d'amore verso tutta la produzione in quel momento lì. Per arrivare sul set abbiamo fatto un trekking, alcuni lo definivano una camminata leggera, per me è stato abbastanza un trekking per arrivare fino in cima, dove abbiamo girato una delle ultime scene in una location spettacolare, una vista stupenda, e poi dove abbiamo anche alloggiato di notte. Rispetto alle riprese, per me sono state stupende, un periodo incredibile, soprattutto l'aver dormito in alta quota, 1800 metri, e poi le notti passate a chiacchierare attorno al fuoco, che uno dei tecnici aveva allestito per tutta la troupe, per tutto il cast, e stupende in realtà le paure costanti di questo orso che si doveva nascondere da qualche parte, che avrebbe minacciato il sonno di parte della troupe che dormiva in tenda.